Oggi siamo venuti a fare un trekking al Monte Fumaiolo, è un posto molto bello, mi piace tanto. Ci siamo già venuti alla mia amorosa qualche anno fa e adesso stiamo rifacendo un sentiero, appunto, che stiamo replicando un sentiero già fatto. E la peculiarità del bosco che c'è qui al Monte Fumaiolo è che è pieno di alberi antichi, quindi ce ne sono molti che hanno delle forme veramente particolari ed è molto suggestivo, molto bello. Adesso appena trovo un'inquadratura, come sempre ve la faccio vedere. Ok, siamo usciti praticamente da una foresta di erba, era alta così, e però ho trovato la prima inquadratura, sinceramente molto semplice, è una cosa che si compone da sola e come potete vedere attraverso lo schermo della mia macchina fotografica ci sono questi alberi qua che sono messi praticamente in fila e anziché usare il 16 noni ho deciso di usare il formato quadrato che più o meno restringe a questo modo l'immagine, perché credo sia un'immagine che abbia bisogno di comunicare una certa precisione, quindi il formato quadrato penso che sia più ottimale, insomma. Non ho bisogno di fare un bracketing in questa foto, anche se comunque il cielo dietro è abbastanza brillante, perché con i dati di scatto che ho scelto, quindi un 320esimo di secondo, f5, in modo che la profondità di campo non sia troppo lunga e se dovessi avere qualcosa in primo piano qua davanti non viene a fuoco. E ISO 100. Con questi dati di scatto, dicevo, non ho bisogno di fare un bracketing perché come vedo attraverso l'istogramma nella mia macchina fotografica tutte le luci e le ombre rientrano perfettamente all'interno dello spazio dell'istogramma, è tutto molto bilanciato, quindi io intanto procedo a scattare con l'autoscatto. Questo genere di video mi piace particolarmente, anche se non so cosa troverò, o se troverò qualche composizione lungo il cammino. Mi permette di raccontarvi i posti che vado a vedere e di farvene percepire il respiro, anche se solo in forma di eco. Ragazzi, ma lo vedete che posto è questo? È bellissimo. Si respira proprio quell'aria di antico perché ci sono tutte queste rocce con il muschio sopra, questi alberi giganteschi. È spettacolare a dir poco. Adesso andiamo a mangiare e poi vedo di fare qualche bella fotina. Spero tanto di riuscire a farne qualcuna perché il posto mi piace da matti. Il posto è veramente bellissimo, stupendo, guarda là, bellissimo. Ok, ho trovato questa composizione praticamente tra questi alberi, ci sono dei tronchi caduti che hanno una forma veramente molto particolare e ci ho messo parecchio sinceramente per trovare una composizione girando attorno a questi due alberi. Forse sono arrivato ad un punto e come potete vedere dallo schermo da registrato della macchina fotografica ho deciso di usare questi tronchi per incorniciare quella scaletta utile a superare il filo spinato. Come potete vedere la luce arriva direttamente da lì dietro, quindi qua è tutto illuminato e in post produzione secondo me ci si può lavorare veramente molto bene. E poi dopo
sempre in post produzione posso riuscire a staccare bene magari anche questa parte di tronco rispetto a tutto lo sfondo e anche questa. Le radici sinceramente mi piacciono parecchio perché fanno questa linea e poi dopo fanno questa semicornice, tra l'altro che si avvicina sempre di più alla macchina fotografica, dando anche un senso di tridimensionalità, e fa, come dicevo, una cornice appunto intorno a quella scaletta là. Io sono in una posizione scomodissima, però intanto stoppo un attimo la ripresa, che adesso vedo quali sono i dati di scatto che mi conviene utilizzare. Allora, i dati di scatto che decido di utilizzare sono ISO 100, in modo che il rumore sia più basso possibile, F11, così ho una profondità di campo abbastanza lunga, e forse faccio anche un po' di focus stacking per avere a fuoco sia il tronco che vedete qui in primo piano, sia la scala. E poi ho un bracketing perché voglio recuperare alcune luci, potrebbe essere comodo poter recuperare alcune luci che ci sono qui attraverso il fogliame oppure laggiù dietro la scala. Quindi adesso intanto io comincio facendo prima uno scatto con il tronco in primo piano a fuoco. Mettiamo a fuoco per bene, sto scomodissimo. Ok. Molto bene. E poi metto a fuoco la scala. Benissimo. Molto bene. E poi sempre una parte del tronco anche qua giù che potrebbe essere utile da fotografare, quindi la foto che sto facendo sarà una composizione di 9 scatti in post produzione, quindi un bracketing e un focus stacking. Ci si è rimessi in cammino da un po' in realtà rispetto alla foto che ho scattato prima, che tra l'altro spero sia venuta bene perché ancora non l'ho vista, e però non ho più trovato nessun'altra composizione. Spero di riuscire a trovare qualcosa prima di arrivare alla macchina per farvi vedere, ma perché sono quel genere di fotoamatore che quando esce fa 2-3 foto al massimo. Non mi è mai capitato di farne una valanga. Voi che tipo di fotografo siete, diciamo così? Questo potrebbe essere interessante perché c'è un sacco di gente che magari quando va in giro fa 1000 scatti di un posto e ci sono persone che ne fanno 2-3. Io quando ne faccio 4-5 credo di tornare a casa con un arsenale di roba che è esagerato rispetto ai miei standard. E niente, speriamo di trovare un'altra composizione perché so che abbiamo sbagliato strada. È incredibile come certi posti riescono a diventare parte di te. È come se ti scorressero nel sangue. È come siano in grado, una volta abbandonati, di far sentire la mancanza di sé. Noi abbiamo appena abbandonato il bosco, stiamo ora tornando alla macchina con la pioggia, lì c'è lo stradello, e purtroppo non ho più trovato nessun'altra composizione. Alla fine le foto che ho fatto oggi sono state 2, però insomma va bene così, a me molto spesso va così magra la situazione. E spero però che quella foto con i tronchi tutti arzigogolati, come mi suggerisce di dire lei, vi sia piaciuta? Spero vi sia piaciuto anche il video, spero vi sia piaciuto il posto. Imbricchiati, amore, imbricchiati. Imbricchiati. Spero vi sia piaciuto il posto in cui siamo venuti oggi, quindi al Monte Fumaiolo. E mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, fate tutte le vostre belle robine e noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto, ciao ciao!